Ciao, mi trovo a Roma, a Piazza Navona, e questa sera vi porto in uno dei bar in cui si parla, si respira, si beve, si mastica football americano, uno dei posti che probabilmente sono tra i più belli che ci sono in Italia. Vi porto alla Botticella. Andiamo! La Botticella è un bar che apre nel 1991, quando Giovanni, che ha vissuto una dozzina di anni in Canada, torna in Italia e cerca un bar dove poter seguire il football di cui nel frattempo si è innamorato oltreoceano. E adesso vado a intervistarlo e gli chiediamo qualche informazione per capire che posto è la Botticella e farvi vedere quanto è figo il bar. Allora Giovanni, raccontami un po' come è nata innanzitutto la passione del football, che è uno sport che in Italia purtroppo è poco conosciuto, tant'è che serve un canale apposta per parlarne. Io ho vissuto 12 anni in Canada, Okay. Quando ero piccolo, sono andato a vivere in Canada quando avevo 4 anni, quindi quando ero piccolo seguivo il football americano in televisione, lì c'è anche il CFL ma un po' meno interessante, quindi seguivo l'NFL in televisione. Certo. Era molto più divertente tutte le partite, alla fine del campionato, il Super Bowl. Lì da piccolo ho preso la passione. Come mai gli Steelers in particolare? Gli Steelers perché io sono nato nel 68, quindi la decade degli anni 70 i Steelers erano una squadra molto forte, arrivavano sempre ai playoff e sempre hanno vinto 4 Super Bowl, quindi... Certo, la Steel Curtain è il Certo, periodo quindi d'oro. stavano sempre in televisione. Vivendo in Canada a Toronto non avevo una squadra molto vicino, allora senza internet le squadre sembravano tutte belle lontane, quindi alla fine ho scelto i Steelers, mi piacevano i colori. Che è una cosa abbastanza anacronistica per gli italiani, perché di solito chi ha vissuto il boom del football dall'Italia degli anni 80 di solito ci sono tifosi di Dallas e di San Francisco. Infatti poi diciamo sì. su chi è tifoso di Certo. una certa era, qualcuno dei Jets perché c'era Certo. John Namath, però è Certo. proprio un po' particolare tifare Certo. Pittsburgh. Sì. Poi sono tornato qui e ho aperto questo bar e quando abbiamo potuto finalmente cominciare a trasmettere via internet le partite, ho cominciato a trasmetterle qua e è diventato un punto di riferimento per i fan dei Steelers in Italia. Quando vengono in vacanza vengono qui per vedere le partite. Ma in realtà poi vedo tifosi da tutto il mondo, perché americani basta Certo, parlare con qualcuno con cui ti siedi. Sì, stando al centro di Roma, pieno di turisti alla fine ti trovano su internet, poi vengono chiunque può venire a vedere le partite, ma diciamo che la domenica quando giocano i Steelers alle 7 del pomeriggio diciamo che ci si riempie più di fan dei Steelers. A quel punto poi diventa proprio Certo. un posto dove trovarsi Sì, fisicamente a Roma. sì. In realtà poi se ci si guarda intorno qui hai bandiere, Sì. stemmi, qualsiasi cosa ovunque. Ci sono Sì, anche diciamo vari più college di NFL soltanto i Steelers, ma al college abbiamo le squadre da tutte le parti degli Stati Uniti. Poi arrivano anche tanti giocatori. Io negli anni qualche compagno di squadra, qualcuno che veniva posto da Pittsburgh, Certo. li abbiamo mandati, però Sì. sono arrivati anche giocatori storici Sì, c'ho NFL. avuto anche Franco Harris, che è un Hall of Famer dei Steelers, Lynn Swann, c'ho avuto anche i proprietari, la famiglia I Rooney. I Rooney sono stati qua, sono venuti a trovarmi. Poi io quando vado ho ricevuto anche le chiavi della città di Pittsburgh. Spettacolo. Una proclamazione che mi hanno dato, mi hanno riconosciuto, perché io ho questo bar qui in Italia, sono stati molto contenti. Spesso fanno articoli sui giornali a Pittsburgh di questo bar, quando finalmente i Steelers tante volte quando arrivano ai playoff, c'è sempre qualcuno che mi contatta da lì, che sia radio o televisione, che vogliono fare le interviste per sapere se ci sono tifosi, se Certo. guardiamo le partite. E negli anni chi è il giocatore di cui hai il ricordo più particolare che è venuto a trovarti qui? Guarda, devo dire che è stato sicuramente Franco Harris, perché ho avuto la possibilità di andare fuori a pranzo con lui e la moglie, mi ha raccontato Wow. tutta la sua storia e è stato veramente un pomeriggio bello e ho capito tante cose. Lui mi ha raccontato tutta la sua storia quando è arrivato da Penn State a Pittsburgh e è stato un pomeriggio veramente una grande persona. Tra Lui l'altro. poi è ancora appena mancato, Sì. aveva Sì. origini italiane, c'è Sì. il Francos Italian Army che è Sì. storico, poi magari ne parleremo in un altro video, ma Sì. personaggio che insomma, è stato il protagonista della Immaculate Reception, che Sì. è una forse delle azioni più famose della NFL dal punto Certamente, di vista storico. certamente, sì. Dovevamo festeggiare i 50 anni proprio adesso, a Natale purtroppo è venuto a mancare, però diciamo che ha lasciato dei ricordi bellissimi nella città. Infatti quando vai a Pittsburgh, nell'aeroporto di Pittsburgh c'è la statua dell'Immaculate Reception proprio lì che ti dà il benvenuto. Noi stiamo qui da 32 anni, il bar è qui centrale vicino a Piazza Navona, chiunque volesse venire a vedere sport americani sono più che benvenuti, anche dall'America,
ultimamente siamo stati anche sul pregame prima della partita dei Steelers contro i Ravens, quindi ci hanno visto in tutti gli Stati Uniti, mi sono arrivati messaggi anche dal Canada. Figurati. Sì, è bellissimo. Poi io aggiungerei che se vi piace la buona birra qua Abbiamo è il delle posto birre giusto. eccezionali, artigianali, dei buon vini e c'è sempre della buona musica e bella gente. Perfetto, direi che è un mix fantastico. Insomma, se cercate un pub dove ci siano buona birra, un sorriso che vi accoglie, tanto football americano, fate un salto qua alla Botticella che veramente merita ed è proprio figo. In più siete a Roma che è una città da paura. Fatemi sapere se esistono altri posti che conoscete così dove si parla di football americano, di NFL. E niente, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale e lasciate un like così posso portarvi contenuti nuovi. Ci vediamo alla prossima pillola! Ah, tu sei tifoso del Baltimora? No! Ma... cazzo!